Benvenuti a Desisma Architecture, sono Francesco Marelli di AWS. Oggi con me c'è Pamela Gotti di Credimi. Ciao Francesco. Ciao Pamela, benvenuti. Ci puoi raccontare cosa fate in Credimi? Sì, Credimi è una startup che opera nel fintech e che si occupa di anticipo fatture. Bene, e ci puoi raccontare che tipo di soluzione avete implementato con AWS? Sì, oggi vi volevo parlare dell'applicazione che utilizziamo per permettere agli utenti di caricare una fattura sul nostro portale. Tipicamente l'utente arriva sulla nostra piattaforma, fa un KYC completamente online e poi può caricare delle fatture, dove dopo approvazione da parte del team di rischio può anticiparle con un solo clic e ricevere i soldi con i tempi tecnici di un bonifico, invece che aspettare i soliti 60, 90 o 120 giorni. Certo, quindi ci puoi descrivere un po' il flusso applicativo? Sì, l'utente tramite browser accede alla nostra applicazione che è fatta da una serie di microservizi, quindi ovviamente passando attraverso un load balancer accede ai microservizi che sono deployati su una fleet EC2 e sono orchestrati tramite Kubernetes. I nostri microservizi sono scritti principalmente in Scala e abbiamo un microservizio per ogni dominio, quindi abbiamo per esempio il microservizio che si occupa degli utenti e delle aziende, quello che si occupa di mandare le notifiche via mail e SMS ai nostri clienti e quello che si occupa della gestione delle fatture, che è quello di cui ti parlo ora. Quando l'utente carica una fattura in piattaforma, comunica con il microservizio che gestisce le fatture, che carica la fattura su un bucket S3, tipicamente in PDF. Allo stesso modo va a creare in un RDS MySQL una entry con i metadata che ci servono poi per recuperare la fattura in un secondo momento. Ok, bene. E quindi come la nuova fatturazione elettronica vi ha permesso di evolvere questa applicazione? Sì, la fattura elettronica è entrata in vigore all'inizio di quest'anno e abbiamo dovuto ovviamente adattare la nostra infrastruttura per gestire anche la fatturazione elettronica in XML. Okay. Abbiamo cercato di mantenere il tutto più simile possibile alla vecchia implementazione per ridurre i costi di sviluppo, quindi abbiamo deciso di fare una piccola modifica al microservizio delle fatture che adesso crea sempre la fattura su RDS, fa anche l'upload della fattura elettronica in formato XML su S3 e facendo l'upload dell'XML aggiunge come metadata l'invoice ID della fattura salvata sul MySQL. Come estraete il metadati dall'XML adesso? Sì, abbiamo deciso di non modificare il microservizio esistente, ma di aggiungere una lambda che quando la fattura viene creata prende la fattura, estrae i metadati che ci servono, per esempio la data di emissione oppure l'importo nominale, e li salva tramite l'invoice ID che ci eravamo salvati precedentemente, sempre sull'RDS. A questo punto, tramite Kafka, abbiamo un microservizio apposito che si accorge della presenza di nuovi dati della fattura, può apprezzare le fatture e può farle vedere all'utente in modo che le possa anticipare. Quindi state utilizzando al momento un Kafka gestito da voi? Correttamente, ma stiamo pensando di passare ad utilizzare ESK. Ah, ottima idea. Quindi qui utilizzate diciamo, una struttura diciamo, completamente serverless ad eventi, molto esatto. Interessante. E come gestite per questa applicazione la parte di disaster recovery e backup? Abbiamo sia EC2 che RDS in multi-AZ e per quanto riguarda l'RDS abbiamo anche degli snapshot replicati su più region. Ok, quindi i vostri dati sono sicuramente salvi. Sì. Bene, un caso molto interessante. Ti ringrazio Pamela. Grazie a te. Grazie e grazie a voi per aver visto Desisma Architecture.